tutti, nel tutorial di oggi facciamo questo caldissimo scaldacollo ad uncinetto. È lo scaldacollo abbinato con il berrettone di lana che avevo fatto prima di Natale. Se non avete visto il tutorial del berretto ve lo lascio linkato nella descrizione del video. Io ho scelto questo abbinamento di colori e di distribuirli in questo modo, ma ovviamente voi potete cambiare colore, distribuirli in maniera diversa, farlo tutto a righe in tinta unita, come preferite voi. Questo scaldacollo è semplicissimo e va bene anche per i principianti. Lavoreremo righe di punti bassi in costa, esattamente come abbiamo fatto per il berretto. In questo tutorial non vi mostro la lavorazione a righe di punti bassi perché è esattamente la stessa che abbiamo lavorato per il berrettone, quindi io vi do il numero di righe e il numero di punti. Se avete bisogno di vedere come lavorare in costa, righe di punti bassi, andate a vedere il tutorial del berretto. Vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Per lo scaldacollo ho lavorato righe da 53 punti bassi, quindi ho iniziato con una riga di catenelle di 54 catenelle e poi ho lavorato dalla seconda catenella dell'uncinetto una riga di punti bassi e poi tutte righe di punti bassi in costa. In questo tutorial vi mostro come cambiare colore e come fare questa cucitura una volta terminato ovviamente tutto il rettangolo per lo scaldacollo. In alternativa avremmo potuto lavorare a giri chiudendo con il punto bassissimo e girando il lavoro, ma la cucitura in quel caso sarebbe venuta molto più evidente. Il tutorial è semplicissimo, velocissimo e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato che è un filato di lana morbidissimo. Sono gomitoli da 50 grammi. La composizione è 70% pura lana e 30% alpaca ed è raccomandato per uncinetti da 4 mm. Io l'ho lavorato doppio, quindi ho utilizzato insieme 2 capi e ho lavorato con un uncinetto da 6 mm. Se volete utilizzare anche voi questo bellissimo filato che è davvero una nuvola, è morbidissimo, nel primo messaggio sotto al video vi lascio il link della merceria Arcobaleno in cui potete trovare tanti colori diversi di questo filato. Ho lavorato in tutto 30 righe, 6 con il blu e 24 con il color crema ed ora vediamo come cambiare colore. In questo tipo di lavorazione ogni volta che cambiamo colore tagliamo il filo e tagliamo il filo un po' lungo perché poi lo utilizzeremo per cucire. Questa parte che è blu la cuciremo con il blu, questa parte che è crema la cuciremo con il crema e così via. Ho finito la riga con il color crema e agganciamo il colore secondario, per me il blu. Lasciamo una codina di filo all'inizio e agganciamo e tiriamo il filo color crema per farlo sparire e cominciamo a lavorare normalmente. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo le righe che dobbiamo lavorare con il secondo colore in costa dietro normalmente. Questa codina di filo la nasconderemo alla fine con l'ago tra i punti. E proseguiamo normalmente. In questo modo cambiamo colore tutte le volte che vogliamo. Ora che abbiamo cambiato colore tagliamo il filo color crema e lo tagliamo bello lungo perché lo utilizzeremo per fare la cucitura. E alla fine facciamo una catenella di sicurezza e estraiamo l'uncinetto. Ed ora vediamo come cucire lo scaldacollo. E lo cuciremo ovviamente unendo l'inizio e la fine delle righe e sul tratto di color crema cuciremo con il filo color crema e nei tratti blu con il filo blu. Io vi mostro solo la parte color crema perché con il blu ovviamente non si vedrebbe niente. In una lavorazione come questa in cui tutte le righe sono uguali, abbiamo lavorato tutte le righe in costa,
le due facce del lavoro sono identiche. Decidiamo in questo momento qual è il dritto del lavoro e la cucitura rimarrà quindi sul dritto del lavoro. Vediamo come fare questa cucitura per dissimulare l'inizio e la fine delle righe. Per cucire utilizziamo un ago grosso da lana senza punta e lavoriamo sempre con 2 fili, anche la cucitura, come per tutto il resto del lavoro. Se avete lavorato con 2 fili, se avete lavorato con uno, ne utilizzate uno. Iniziamo, allora il filo parte da questa parte del lavoro, iniziamo dall'altra parte. Questa è la prima mezza catenella libera del primo punto di questa riga, entriamo da sotto e usciamo sopra la mezza catenella libera e rientriamo da questa parte, questa è la prima mezza catenella libera, rientriamo da sopra appena sotto e in questo modo creiamo, vedete, una continuità. Questo filo non lo dobbiamo tirare troppo, altrimenti chiudiamo il punto, quindi resta grande come tutti gli altri punti. Ora siamo da questa parte del lavoro, sulla parte dietro. Allora, questa riga ha la costa in evidenza e la successiva invece è quella un po' infossata, quindi in queste righe lavoriamo in questo modo, mentre nelle successive in cui il lavoro è infossato lavoriamo un punto dietro, prendendo un filo dietro del lavoro. E la stessa cosa facciamo anche da questa parte. E tiriamo un po'. E adesso lavoriamo un altro punto nella costa, quindi abbiamo detto sopra la prima costa da questa parte e sotto la prima costa dall'altra parte, e questa è la prima costa, questo filo qui. Poi lavoriamo un punto dietro, un punto dietro, e poi lavoriamo sulla costa partendo da dietro e andando sopra la prima mezza catenella libera, e da questa parte invece andiamo sotto la prima mezza catenella libera. Attenzione che il primo punto alle volte è un po' chiuso. E in questo modo creiamo questa cucitura praticamente invisibile, perché facciamo tutte queste mezze catenelle, questa, che simulano la continuazione della riga. In questo modo cuciamo prima tutta la parte color crema e poi anche le parti color blu. Diamo un ultimo punto con il bianco qui dietro. Facciamo un nodino sul retro e facciamoli pure doppi questi nodi, perché la lana tende a snodarsi, e nascondiamo il filo attraverso i punti.
e nello stesso modo annodiamo e nascondiamo tutte le codine. Riprendiamo ora il filo blu e con il filo blu cuciamo la parte blu sia della parte bassa che della parte alta, e vediamo se riusciamo a vederlo anche con il blu. La stessa cosa, lo stesso punto che facciamo sulle coste in rilievo lo facciamo anche per le catenelle iniziali, quindi usciamo sopra la catenella iniziale ed entriamo, questa è la catenella iniziale, la parte sotto, entriamo così. E nella parte alta facciamo quello che facciamo nella chiusura invisibile. Siamo da questa parte nell'ultima catenella, entriamo in tutta la prima catenella del lavoro, questo è il filo iniziale, e rientriamo al centro dell'ultima catenella. In questo modo viene perfetto anche qui sopra. Sulla parte dietro facciamo un nodino e nascondiamo i fili. Mentre alla fine del lavoro iniziamo con la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la catenella dell'ultimo punto e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto, e poi da qui cominciamo a cucire normalmente come abbiamo imparato. E questo è il risultato della cucitura. Ovviamente un po' si vede, ma si vede molto meno che non che avessimo lavorato a giri, chiudendo con un punto bassissimo e girando il lavoro. E il nostro scaldacollo è pronto, super morbido e super elastico. A me fatti così piacciono un sacco perché sono super comodi. Io spero tanto che vi piaccia e che lo rifacciate magari anche in abbinata con il suo berrettino. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di farmelo sapere lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video oppure regalandomi il vostro like. Se vi va condividete il video e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Come sempre aspetto di vedere le foto dei vostri lavori, sapete che potete condividerli con me e mi fa molto piacere, taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io vi ringrazio moltissimo di essere state con me anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!